Unboxing prodotti AliExpress, ovvero anteprima, modifiche e dispositivi dei video delle prossime settimane. Il pacchetto è sempre più osceno, con delle plastiche che miracolosamente permettono ai dispositivi di poter arrivare a destinazione, quasi integri e quasi senza danni. Dentro queste anonime plastiche gli oggetti delle meraviglie, se così si può dire, dai più piccoli ai più grandi. Iniziamo dalla prolunga del controller del Sega Dreamcast. Se foste anche voi affezionati a quei fili che si impigliano da tutte le parti, non potete fare a meno di utilizzare queste splendide prolunghe. In alternativa si possono utilizzare anche come collari per i gatti. E visto il loro multiutilizzo, ho deciso di acquistarne una anche per il Sega Saturn. Anche questa sembra di buona qualità, c'è solo da metterla alla prova e scoprire se oltre al lato estetico anche la funzionalità è adeguata. Articolo XLL per Sega Saturn. Oggetto delle meraviglie. Uno dei dispositivi più ricercati e più apprezzati proprio per il Sega Saturn. La cartuccia multifunzione Saro o Saru. Saro! Un dispositivo che permette di continuare a utilizzare la propria console Sega Saturn anche quando il laser ha deciso di non farvi giocare più. Ma può essere utilizzata anche per preservare il laser della vostra console. Ne esistono diversi modelli con firmware diversi e con componentistica diversa. Questa è la versione Elite, che si differenzia dall'altra versione per i componenti utilizzati tutti nuovi. La cartuccia spicca per il suo viola fluo, molto sobrio ed elegante. A questo è possibile attaccare l'adesivo che più desideriamo. Piccola SD in dotazione. Tra le caratteristiche più importanti ci sono quella di poter far funzionare i giochi con espansione da 1 e 4 MB, utilizzare le copie di backup dei vostri giochi, la compatibilità col multi-region, funzionalità di memory card e altro ancora. Questo, tra tutti i dispositivi che emula il lettore CD del Sega Saturn, è quello con i tempi di caricamento più veloce, oltre ad una maggiore compatibilità dopo l'aggiornamento alla versione 0.7. Altro articolo quasi indispensabile per il retro gaming moderno, ovvero l'adattatore HDMI per Sega Dreamcast. Tra i vari modelli disponibili sul mercato, questo mi è sembrato quello col miglior rapporto qualità-prezzo. Esistono anche dei dispositivi universali che possono essere utilizzati con tutte le console. Non ne ho mai provato uno, ma preferisco acquistare quelli specifici per le console. Sono semplici, plug and play e solitamente fanno decorosamente il loro lavoro. Anche perché per acquistare un dispositivo adatto per tutte le console fai prima a comprarti un CRT di buona qualità. Questo è compatibile con entrambi i formati NTSC e PAL e con le nuove moderne TV. Il dispositivo Dreamcast to HDMI sembra ben fatto, c'è solo da metterlo alla prova e scoprire come si comporta. Esistono sistemi ancora migliori per visualizzare i giochi del Dreamcast in HDMI, ma necessitano di lavori di saldatura e purtroppo non alla portata di tutti. Richiudiamo, riposiamo e passiamo al prossimo oggetto. Sempre per Sega Dreamcast, questo sostituisce la batteria ricaricabile tampone inserita all'interno del Dreamcast. Anche se a dire il vero, dopo oltre 20 anni si trovano ancora batterie ricaricabili del Dreamcast perfettamente funzionanti. Wow! Dentro questo fantastico pacchetto verde c'è un piccolo rullo di nastro Kapton. Non era indispensabile metterlo nel video, ma ormai che l'ho acquistato ve lo faccio vedere. Forse avrei dovuto acquistarlo di una misura un po' più grande. Questo piccolo oggetto, insieme ad altri in arrivo, sarà uno dei video sicuramente più interessanti. Aprendolo sembra solo un pezzo di plastica, ma in realtà questo oggetto permette di rimodernare un altro oggetto ancora più vintage. I love you. Vista la sua delicatezza, l'imballaggio è sicuramente adatto a non fare rompere l'oggetto durante il suo trasporto. Siamo quasi pronti?
Questi da soli non fanno un bel niente, ma insieme a questo servono a ricreare una delle esperienze più retro gaming in assoluto, sia per la qualità dei giochi, ma anche per la scarsa qualità della componentistica. Infatti ormai quasi tutti i Sega Game Gear hanno i condensatori non funzionanti e da sostituire, anche se una volta sistemato molto spesso anche lo schermo è soggetto a malfunzionamenti, ma questo lo scopriremo solo dopo che avremo fatto il recap di tutti i condensatori. Adesso riposiamo tutto e prepariamoci a scoprire qual è l'ultimo oggetto acquistato su AliExpress. Anche questa penna ha una grande funzionalità. Un po' di ordine per l'ultimo oggetto. Uno dei dispositivi più ricercati per Sega Dreamcast. Non solo per la sua funzionalità, ma anche per la sua compatibilità solo con una versione del Sega Dreamcast. Certamente avete capito già di cosa si tratta. È la GDEMU, versione 5.20.5, in questo momento l'ultima versione. Anche questo Node, ovvero un dispositivo che permette di emulare il disco ottico. Una volta installato andrà rimosso il GD-ROM del Sega Dreamcast, a differenza del SARU per Sega Saturn che permette di mantenere installata l'unità disco e continuare a leggere i giochi direttamente dal lettore. Sono disponibili tutta una serie di accessori insieme al GDEMU, dalla copertura dello spazio dove prima era installata l'unità GD-ROM a plastiche, viti ed un cavo di estensione che permette di utilizzare la scheda SD direttamente sulla stampa 3D, riproducendo quindi in qualche modo quello che era l'unità rimossa, quantomeno dal lato estetico. In questa versione credo che manchi una staffa di supporto della scheda GDEMU alla piastra in acciaio del Dreamcast. Mi aspettavo inoltre di trovare anche due piccoli dissipatori per i due chip, anche se leggendo un po' di forum non sembrano così indispensabili, o almeno non indispensabili quanto mettere le resistenze nell'alimentatore, per ridurre il riscaldamento una volta rimossa l'unità GD-ROM. Tutti questi dispositivi permettono di divertirsi ancora oggi con delle console che per anni hanno segnato il divertimento di diverse generazioni di videogiocatori e permette anche di scoprire l'immediatezza e il coinvolgimento di console sottovalutate come la Dreamcast e il Sega Saturn, che ancora oggi vantano milioni di appassionati che non solo giocano ancora con queste console, ma continuano a sviluppare dei software e dei giochi sperando nella nuova uscita di console Sega, cosa che purtroppo probabilmente non avverrà mai. Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale e non perderti gli aggiornamenti. Ciao e alla prossima!